what do we say? Buonasera. 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 Sorry for not speaking Italian. I speak Spanish, but not Italian, maybe in the future. We are very happy to be here. Yes. Ok, lei ovviamente si scusa per non parlare italiano, parla lo spagnolo, la conferenza sarà tutta in inglese ed è molto contenta di essere qui. Lei ed Angelos sono felici di essere qui. Nice to meet you. Thank you, Alessandro, for the invitation. It's great to be here, and actually great to meet some of our observers, because we have a lot of participants in the project, but when we have a meeting in person is the best, because we have the personal connection. Ovviamente dice, incontrare le persone di persona è molto meglio. Loro gestiscono un alto numero di osservatori, ma incontrarli fisicamente di persona è molto meglio. Alessandro è uno di questi. Avete qualcun altro lì? Perfect. So we start. We will talk about other planets. We will talk about what we are calling exoplanets. And before we talk about this project that we are coordinating and the mission, the special space mission that is going to look for different things on these planets, it's important to have a small introduction so we can all understand what we are talking about. Parleranno stasera di pianeti e particolarmente di esopianeti, cioè pianeti intorno ad altre stelle. E prima di andare avanti è importante introdurre alcuni concetti per approfondire l'argomento. So, we start with our neighborhood, the solar system. And this is the image of our world that we had very recently. We only knew about these planets. Very recently, 25 years ago, we discovered the first exoplanet. So imagine that the idea of having other planets, exoplanets, revolutionized our understanding of the universe as well. Because so far, until 25 years ago, we only knew about our planets, nothing else. Allora, questo è il nostro sistema solare, che noi appunto sono i nostri vicini di casa. I pianeti, praticamente gli esopianeti, sono stati scoperti soltanto negli ultimi 25 anni, quindi stiamo accumulando dati da 25 anni. Prima conoscevamo soltanto appunto il sistema solare. So even just for the understanding, even these two planets, Uranus and Neptune, were discovered very recently, 200 years ago. So even these two planets that are inside our solar system were known only very recently because we didn't have the capability. We discovered these planets and exoplanets because of the telescopes and recently larger telescopes and better technology, space telescopes. Dice, anche gli ultimi due pianeti, Urano e Nettuno, sono stati scoperti soltanto da 200 anni, perché prima non li vedevamo, non avevamo le capacità tecniche. E anche gli esopianeti sono stati scoperti soltanto di recente perché abbiamo telescopi più grandi e migliori tecnologie per poterli osservare. So, we all, when we are looking on the sky, we can see the stars. And we're wondering, are there any other planets? Are there any planets that are like the Earth, or planets that could have even a type of life? Because we have so many stars, why not? Quando guardiamo le stelle noi ci chiediamo, la domanda che ci facciamo tutti è: ma intorno a queste stelle ci sono altri pianeti? E se ci sono dei pianeti, c'è la vita? C'è the life? And there are. We know now that there are many planets around other stars, and you can imagine that pretty much every single star in the sky will have another planet. So we know that there are many planetary systems now. Even though 25 years ago this was only imagination, now it's a fact. Allora sì, la risposta è sì, cioè intorno alle altre stelle ci sono dei pianeti, dei sistemi planetari, anzi si può dire che quasi ogni stella abbia un sistema planetario. 25 anni fa questa era soltanto un'idea immaginata, adesso abbiamo i fatti che lo dimostrano. And maybe the question is, what is happening now? How many planets? So, the first exoplanets we found were in the 90s. Yes, somewhere here.
There is a discussion about exactly what. And until today, you can see that the number of exoplanets is increasing very rapidly on a daily basis. Every day we are finding new planets. Il primo pianeta scoperto è all'incirca fra gli anni 80 e verso l'inizio degli anni 90, più o meno lì. E vedete la curva delle scoperte cresce molto rapidamente, molto velocemente negli ultimi tempi. Today we have found more than 5,000 exoplanets. So this number is changing every day, so it's not correct. And also we have found different types of planets. 5.220 sono i pianeti attualmente scoperti, ma questo numero cambia giornalmente e quindi sicuramente questo non è un numero corretto. Hanno cercato di classificare e dividere in grandi famiglie i pianeti. Questi sono i different types. We will see more in a bit. So some planets are alone, so it's one star and one planet. And in other cases there are many planets around the same star. But so far we have not found anything that looks like our solar system. Allora, ci sono molte stelle che hanno un solo pianeta, altre stelle invece hanno molti pianeti, ma fino adesso non è stato trovato niente che sia simile al nostro sistema solare. So we have found planets that are very big, bigger than Jupiter, orbiting very close to the stars, but much closer than Mercury. The gas giants are around 30% of what we know. Then we have planets that we don't even have in our solar system. They are very strange for us. They are bigger than Earth, but smaller than Neptune. We call them super Earths just because we don't know exactly what they are. And this is one topic of research nowadays. Allora, hanno trovato praticamente dei pianeti gassosi che sono più grandi di Giove, ma sono molto vicini alla stella, quindi sono diversi dal Giove che noi conosciamo. Dall'altro lato sono stati trovati dei pianeti che sono più grandi della Terra, ma più piccoli di Nettuno, e questi vengono chiamati super Terre, super Earth. There are a few, just a small percent of there, 4%, that are what we call terrestrial planets. Meaning planets that we are sure they have a ground where we can actually step on. Ci sono una piccola percentuale di pianeti sono di tipo terrestre, di cui loro sono sicuri che hanno una base solida e rocciosa come appunto la Terra. But what we actually know about all these planets so far is not much. So we discovered these planets with indirect techniques. We will not talk about this today. But from the discovery of the planets, we cannot really learn a lot about them. We can learn how massive they are and how heavy they are. We can measure how big they are, radius of the planet. And we can also have an estimate, not actual measurement, but an estimate of their temperature. We can estimate this based on how hot the star is and how far away from the star the planet is. Allora, praticamente cosa sappiamo di questi pianeti? Dalla scoperta purtroppo si possono dedurre poche proprietà. Una di queste è la massa, il peso, diciamo, di questo corpo. L'altro è quanto è grande il suo raggio, e poi c'è una misura indiretta della temperatura che viene calcolata conoscendo quanto è luminosa la stella e quanto è distante il pianeta. Da queste due misure si calcola indirettamente la temperatura. Question: do you think this is enough to characterize a planet? Can we ask? Sorry. Pensate che questi parametri siano sufficienti per caratterizzare i pianeti? Questa è la domanda che lui fa. Potete rispondere. Cosa ci manca? What do we miss? Alessandro is tall, is large, and has a 37 degrees. Do you think you know Alessandro? No, of course not. It's not enough because planets are very complicated. And we can say this by comparing two planets that we know very well.
And this is the Earth on the on one side and Venus on the other. Earth and Venus, they have almost the same radius, almost the same mass, and in astronomical numbers, almost the same estimated temperature. So if we estimate the temperature of Venus and Earth, they're not so different, really, to make a huge difference. However, we know very well that these two worlds are completely different from each other. Yes. Sorry. Prendiamo un esempio, Venere che vedete a sinistra e la Terra che vedete a destra. Hanno più o meno la stessa dimensione, hanno più o meno lo stesso peso e anche la temperatura da un punto di vista astrofisico è abbastanza simile, anche se in realtà noi sappiamo più di 200 gradi, quindi molto simile. Però ovviamente sono due mondi completamente differenti. Venus and the Earth are the perfect example in our solar system to understand also exoplanets. Because from far away, if someone observes the Earth and the Venus, they look like the same. As we said, similar size, similar distance, similar mass. So in reality, we know, because it's nearby, that it's very different. Venus is like hell, while we are the perfect place for life. Dice appunto, Venere e la Terra sono proprio l'esempio perfetto per capire come funziona lo studio degli esopianeti, perché apparentemente, come abbiamo detto, sono molto simili in quei tre numeri, però evidentemente c'è qualcosa in più perché uno ospita la vita e uno non la ospita. So what is the perfect component here that is making the difference? It's their atmosphere. We know that Venus has a very intense carbon dioxide atmospheric effect, so it has a lot of carbon dioxide in this atmosphere and increases the temperature. So that's why the atmosphere is making the difference. And the atmosphere is also very important for the study of exoplanets. Yes, ok. La caratteristica principale quindi su cui concentrare l'attenzione è l'atmosfera. Venere ha quella morfologia, ha quelle caratteristiche perché ha un'atmosfera molto ricca di anidride carbonica e questa anidride carbonica fa aumentare la temperatura e quindi crea un ambiente completamente diverso, per cui l'atmosfera è molto importante. Thankfully, in the study of exoplanets, we can observe the exoplanet atmospheres. Although exoplanets are very far away and very small compared to the stars, and for this reason we cannot see them and cannot reach them, of course. However, we can study their atmospheres, and we will talk about that in a bit. And the atmosphere is very important because it's the key to understand other properties and other things that are happening on the planet. And here you have some examples, how the planet is formed. We can see things about impacts on the planet. We can understand also the weather of the planet. We can understand even the geology, volcanic effects, because the surface is connected and interacting with the atmosphere. And of course, also signatures of life. So you can see that the atmosphere brings us close to many different things. L'atmosfera, appunto, come abbiamo detto prima, è l'elemento principale per poter studiare questi pianeti che sono così lontani e che non potremmo vedere e distinguere come abbiamo fatto per Venere e la Terra, che erano così vicini. Quindi l'atmosfera ci dà molte indicazioni su, ad esempio, studiando l'atmosfera, ora vedremo come, ci dà molte indicazioni su questi eventuali fenomeni che possano essere successi sul pianeta. Because the atmosphere is a window, there is a special mission dedicated to understand and study the atmospheres in order to better characterize these planets. And this mission is called the Ariel space mission. So Ariel, where you have the logo here, is a European Space Agency mission, and it is already started. It is prepared for launch in 2029. And it will carry a spectrograph. It will be a telescope, pretty much, with a spectrograph to cover different wavelengths. And the main goal of the mission is to observe 1,000 exoplanet atmospheres. Allora, la nostra atmosfera è un limite, perché ovviamente assorbe la radiazione, quindi bisogna andare fuori nello spazio. Quindi la missione spaziale Ariel sarà un satellite che orbiterà intorno alla Terra,
che porterà un telescopio di 1 metro di dimensioni che fondamentalmente però osserverà gli spettri e con uno spettrografo, e tramite la ripresa di spettri potrà osservare e caratterizzare le atmosfere dei pianeti. Il loro obiettivo è di osservare almeno 1000 pianeti, 1000 atmosfere di pianeti. We're talking about 1000 exoplanet atmospheres, and it will be the first population study, the first time that we will study so many planets together in order to better understand and start visualizing how they look like. What are the categories? Because, as we said, the mass, the radius, and also the temperature are not enough, the distance in acres. La missione è molto importante perché finalmente, studiando almeno 1000 atmosfere, potranno avere una quantità di dati sufficiente per poter caratterizzare questi pianeti, perché come abbiamo visto solo massa, temperatura e raggio non sono sufficienti per studiarli. And the main questions that the mission will address are: how do planets form? How they form and evolve, because they may start in a way but they continue in a different way. What are they made of? What are their compositions? And what is the weather there? La domanda principale appunto è come si sono formati questi pianeti e come evolvono dal momento in cui si sono formati, e di che cosa sono costituiti, di che cosa sono fatti, e com'è il tempo atmosferico. Proprio queste sono le domande appunto che guidano questa ricerca. Right, now, how is Ariel going to do this kind of science, and how we are actually doing this already? But Ariel will revolutionize this method. So there are some planets that happen to, just when we look at the star, pass in front of the star. You may have seen images of Mercury or Venus passing in front of the star, of our star, the Sun. And the same is happening with exoplanets. At some point, for some exoplanets, very small number, the planet is passing in front of the star. So while the planet is passing in front of the star, we can measure a drop in the light of the star. It's like there is a lamp and someone is going in front of, between you and the lamp, so blocking the light. Vediamo ora un po' più in dettaglio come faremo ad osservare questi pianeti e queste atmosfere. Potete immaginare come il transito, forse avete sentito parlare del transito di Mercurio o di Venere sul nostro Sole. Praticamente ci sono alcuni pianeti che per la loro posizione transitano davanti alla loro stella compagna, e questo causa un abbassamento dell'intensità luminosa. Now, if we observe this at different colors, that's the colors we see on the side, we can see that this phenomenon, this shape, is not the same. If we look at different wavelengths, the planet can look bigger or smaller. But is the planet actually bigger or smaller? No, it's the same planet. So the reason the planet looks bigger or smaller is due to the composition of the planet, due to the molecules. Like in our atmosphere, we have mainly nitrogen. In other planets, we don't know. There is water, could be carbon dioxide, methane, other kind of molecules that make the planet look bigger or smaller at different wavelengths. Se noi osserviamo questi pianeti con diverse lunghezze d'onda, o appunto come si dice con diversi colori, quindi mettendo dei filtri sullo spettografo particolari, noi osserviamo un transito che ha una forma diversa. Il pianeta sembra più piccolo o più grande, ma in realtà questo non è così, il pianeta è sempre quello. Cos'è che fa la differenza? È l'atmosfera, e quindi particolarmente le molecole che stanno all'interno di questa atmosfera che possono dare questa differenza. Now, however, as we said, Ariel is going to observe thousands, but why? Well, here you see an HR diagram, probably you're familiar with that. However, this is very helpful for us to understand how stars look like and how they evolve and what are the different families of stars. To do this diagram, we had to observe thousands and thousands of stars and put them all together to understand how they behave. Allora, perché migliaia di stelle? Probabilmente voi forse avrete visto questo diagramma che si chiama Exponent Russell,
che riesce a caratterizzare le stelle, e studiando appunto migliaia di stelle siamo riusciti a creare un grafico dove si riescono a leggere le proprietà di queste stelle, e quindi per capirle abbiamo dovuto studiare molti tipi diversi di stelle. Just one detail. This is thanks to this study is that we understand that the different colors, the different types of stars, and now that we can talk about a blue, a red star, it's important. Ok, è importante sottolineare che grazie appunto a questo diagramma abbiamo potuto vedere le stelle hanno diversi colori, sono di diverso tipo, hanno diverse composizioni e diverse caratteristiche, quindi particolarmente questo grafico. So, in the same way, Ariel wants to create, with Ariel we want to create an HR diagram of planets. We want to study the colors of the planets, actually. Sì, nella stessa maniera Ariel vuole osservare le atmosfere dei pianeti, vuole vedere i colori delle atmosfere dei pianeti. So, planets with different temperature and different mass will practically have different colors, in the same way that stars of different mass and temperature have different colors. Pianeti con differente temperatura e differente massa probabilmente avranno caratteristiche diverse, così come stelle con differente massa e differente temperatura, e vogliamo vedere con Ariel se questo è vero e come è vero. Some areas we have covered with planets of the solar system, like the Earth is here, Venus, Mars, but there are these exotic worlds at different parts of the diagram that we can only find in exoplanets. We don't have these planets in our solar system. That's why we have to look far away. In questo momento hanno messo le caratteristiche dei pianeti del sistema solare sul grafico, ma ovviamente sono pochissime e quindi ci sono delle aree esotiche esterne che loro vogliono studiare e capire che caratteristiche hanno. Now, there is an important bit about observing thousands of exoplanets. As we saw earlier, at some point the planet is passing in front of the star. This is very specific, at a very specific time. It's not random. C'è un fattore che è critico nell'osservazione degli esopianeti: dobbiamo essere molto precisi nella finestra temporale quando lo osserviamo, perché il pianeta passa in un ben preciso determinato momento. Quindi se ne vogliamo osservare migliaia non possiamo sprecare tempo telescopio a guardare. So Ariel will observe thousands and thousands of transits events, like we're looking at one star, getting the transit, going to the other planet, getting another transit, going to the third planet, and we'll do this around 5,000 to 6,000 times. Allora, Ariel ovviamente osserverà in continuazione, essendo dallo spazio, questi pianeti, e questo lo farà per migliaia di volte, cambiando continuamente l'oggetto della propria osservazione. Quindi ci sarà bisogno di un tempo preciso. So to organize all these observations, we need to know very well when the transits are happening. So we don't want to end up in a situation where we look at a star like this and nothing is happening. Come si diceva prima, hanno bisogno di tempi, di previsioni molto esatte del tempo di transito per evitare di andare lì a guardare con un satellite e magari non trovano niente. This is a very expensive telescope. We don't want to waste even 1 minute of observations. È un telescopio che costa molto caro tenerlo in attività e non vogliono sprecare ovviamente denaro. Most of the planets that Ariel will study, and the planets that are already known, have been observed, most of them, once. Which means that we don't have detail about the timing of this phenomenon, of the transit phenomenon, of when this occurs. And already we have identified many planets that were very delayed, or 1-2 hours behind, or we lost the transit. Molti pianeti sono stati osservati soltanto una volta, e questo ovviamente non ci consente di avere una conoscenza esatta del periodo col quale ruota dentro una stella, per cui possono alle volte presentarsi anche un'ora prima o 2 ore dopo del tempo previsto. Ecco perché è importante essere precisi nelle osservazioni future. So, to make a good plan and schedule for Ariel and get the best out of the mission and observe as many planets and as many times as possible, it's important to have very good timing of this phenomenon. Now, we're talking about thousands of planets. It's a lot.
And already these planets were observed once with most of them some space telescopes, Kepler. So you can imagine that it was already expensive to observe these planets. And what is the way to make this scheduler? The most efficient way to make the scheduler working is to make the best use of resources that are already here on the Earth, not need to go to space to observe and get the timing of these planets. Abbiamo detto che è molto costoso questo tipo di osservazione. Abbiamo bisogno di osservare pianeti, molti pianeti per raggiungere quelle migliaia di cui parlavamo prima, molti pianeti molte volte e quindi bisogna essere molto precisi. Quindi dobbiamo organizzare benissimo il lavoro qui sulla Terra. So, the ExoClock project, this is the project we coordinate, and we are part of the Ephemerides group. This is how it is called, the scheduling group of the mission. We are together with Angelos, part of the group. We are coordinating this group. And in order to make the scheduling working, but also opens the science to other people, we decided to open the project to as many communities as possible and make the use of telescopes, small telescopes that are already on the ground, either belonging to professionals or amateurs. And this is the point of the graphic. Many small telescopes in the globe around the Earth can contribute to the scheduling of Ariel. Allora, loro sono coordinatori del progetto ExoClock. Questo progetto ExoClock è molto importante per studiare il timing, appunto abbiamo detto il passaggio dei transiti, e il loro ovviamente scopo è quello di avere di programmare l'osservazione dei transiti e comunque aprirsi anche a una comunità di osservatori che possano contribuire, e in particolare ci sono dei piccoli telescopi che potranno essere messi a disposizione dal progetto per gli osservatori qui sulla Terra che vogliono contribuire. And this is exactly how we started the project. This is an example of a small telescope observing one of these already known exoplanets, and particularly Alessandro's light year. But you can see the example of the light year is exactly what Angelos described before, but now it's for planets that we already know that are candidates for the Ariel mission. So we can observe and predict the timing. So the project is open, an open platform, which is part of the Ariel group, and of course is dedicated to these targets. So we have a specific list of planets that we have to observe and update, but also the platform has a scope to open exoplanet science to other communities and people that are not already familiar, or bring together all these people together under this umbrella. Allora, qui in questa slide vedete praticamente proprio una curva che è stata osservata dall'Università di Siena, da Martini e Cavaglioni, dove si vede quello che si diceva prima, cioè l'importanza di aggiornare, diciamo, il timing del pianeta. Vedete le due curve fra quella che è il best fit, cioè la migliore interpolazione della curva osservata, e quella invece verde che era quella prevista. Quindi questo è il lavoro che appunto viene fatto. Viene fatto all'interno di ExoClock. Che cos'è ExoClock? Una piattaforma aperta che ha due scopi principali. Il primo è osservare gli obiettivi, le stelle target di Ariel per aumentare l'efficienza della missione. Il secondo motivo, invece, quello che si diceva prima, è aprire la scienza degli esopianeti a diverse comunità e facilitare la comunicazione. Ci possono essere persone che magari sono appena agli inizi e quindi loro in questo li vogliono guidare e aiutare a crescere. So ExoClock is inclusive. We are described by the three I's. We are inclusive, interactive, and integrated. Inclusive because we include different people. As you see, we have professional observatories, we have amateur astronomers from different countries around the globe. We have university and school students, but also some industry partners that are supporting with remote observatories. So this is very important
element for the project, the inclusiveness, so we can all work together. Ottenere il contributo di tutti, quindi non soltanto degli astronomi professionisti, ma anche degli astrofili, ma anche delle università e delle scuole. Ovviamente questo avendo al proprio fianco anche alcuni partner industriali. E questo è un punto molto importante che loro vogliono portare avanti con vigore. The second element is that it's an integrated platform, so we integrate resources, data from different resources, so we can avoid wasting resources, because there may be some data out there but we're not aware, so by collecting them we know which planets to follow up. So we have data from the literature, we are reviewing all this data. We have data from space, because there are already some data from space or coming now, and we can use them to update and fill in the gaps. And of course, the ground-based observations, which so far there are 5,000 of them, so you see how important it is to have a large number. È una piattaforma integrata, il progetto appunto utilizza questa piattaforma integrata nel senso che utilizza i dati sia della letteratura, che sono appunto quelli ci sono dei tempi che sono quelli pubblicati nelle riviste scientifiche, utilizzano poi le osservazioni dei satelliti spaziali e ovviamente questo l'ExoClock observation sono the ground. Questi ovviamente sono quelli invece presi dalle osservazioni terrestri. Another example of seeing all these three light years, they are from different resources. The first is from a space mission, the TESS mission. The second is from an amateur astronomer for the same target. And this as well is another from amateur. And we have also the literature data, which are already fitted. They don't look like a light year, but we take the data, the midpoints in any case. But you can imagine that we have hundreds, sometimes for one planet, hundreds of these observations that are combined together to produce the final result for each planet. Allora, l'unione praticamente fa la forza, cioè queste sono 3 osservazioni dello stesso pianeta, vedete lo stesso pianeta, ma osservati. Il primo dal satellite della missione TESS, gli altri invece da 2 osservatori privati, uno in Italia, uno in Francia. Appunto la potenza, immaginate la potenza di osservare lo stesso pianeta centinaia di volte e poi mettere i dati tutti insieme. Questo dà una precisione notevole al progetto. We are finally an interactive community. This is very important to mention because we're not just a machine or we're not just doing crowdsourcing. We're all together meeting. We're meeting once per month. We are very connected. We have a Slack channel. We have, of course, our email. And we have a very strong connection with the observers, but also with the community, so that we can also learn from each other. This is very important because someone can become observer from 0 point for exoplanets and we get the support from our project. But also we can evolve and every time increase the complexity of the project. Allora, questa è una comunità altamente interattiva. C'è un meeting praticamente una volta al mese dove loro appunto si possono incontrare ovviamente in maniera remota. Questo è molto importante perché ci saranno persone che non hanno nessuna esperienza, che partono completamente da zero e quindi è importante supportare queste persone, aiutarle a crescere, oppure l'altro scopo è quello di evolvere e far passare a una maggiore complessità il progetto ragionando su quello dove sono arrivati. So through the project, we don't have only the research component, but also the educational and, of course, experience component. So everyone that is joining the project, if they're not professional ones, of course the professional ones can already join with their equipment, but those that are amateur astronomers will get support with different ways. We have ExoWorld Spice, which is a dedicated educational platform that has different tools. We have national contact points to facilitate with language issues. And, okay, we're proud to have the website in Italian because it's important and has helped a lot of Italian amateurs. Okay.
Allora, ci sono diciamo appunto questi ExoWorld Spies, persone che per ogni paese contribuiscono a dare supporto a tutta la comunità, e c'è appunto anche un website in italiano. Questo nell'ottica, si diceva prima, di fornire aiuto e supporto alle persone che vogliono crescere e che vogliono imparare. So, if you have a telescope and a camera and you want to contribute, you start with this website where actually, even if you don't know how to observe, we have monthly meetings for newcomers, people who just joined, and we help them to learn how to observe. Some of the observers knew how to take pictures because of astrophotography, but there are many who start from completely zero. So we give them instructions on how to set up the telescope, take the pictures, and take the pictures. Sul sito, e comunque anche una volta al mese durante il meeting, è possibile avere informazioni su come iniziare, quindi anche una persona che non ha informazioni, ma che magari abbia un telescopio o una camera, può appunto richiedere aiuto. C'è sul sito la spiegazione, oppure partecipando mensilmente al meeting. So you need a telescope 6 inches or more and a camera, that's all. Sì, il requisito minimo è un telescopio di 15 cm. O ovviamente o anche di più, ecco. Sotto i 15 cm è difficile. E una camera, sì. Una camera. Now, the work that we have done on the website is that once you have your observatory registered, we give a personalized schedule to you, like a schedule that it is only for your observatory, your telescope and your system. So, for example, the scheduler, the website will tell you, you can observe this, and that. So that, because usually the problem with amateur communities is that the observers don't know what they can observe or what they cannot observe. Di solito il problema appunto principale per le comunità degli astrofili è sapere che cosa osservare e quando osservare. Qui c'è uno strumento che appunto che il programma per il proprio sito dà una lista di pianeti che possono essere osservati e sono utili al progetto ExoClock. And if you are an observer and you contribute, then the scheduler understands what kind of data you are providing, because if you are in the middle of Florence, sky is not good. If you are in the countryside, of course it's better. So the scheduler understands that and will give you easier or more difficult targets. Lo scheduler praticamente sa, attraverso le informazioni che avete dato, dove vi trovate. Ovviamente se siete nel mezzo della città il cielo è più povero, quindi ci saranno meno target. Se uno sta un po' fuori in campagna, viceversa lo scheduler darà più opportunità di osservazione. And here you have much better skies than Florence, for sure. Questa non ve la traduco, dice Siena è migliore. I don't translate, Siena is better than Florence. I am from Florence, sorry. So after you take the observations, you need to analyze the data, and this is usually a very difficult part. It's a steep learning curve, and for this reason we have developed this piece of software called the OPS. I am the main developer, and together with Anastasia we built the interface. So we try to make it as easy as possible, also with the instructions on how to analyze the data. La parte più difficile ovviamente è analizzare i dati raccolti dalle immagini, e per questo hanno creato questo software che permette l'analisi dei dati. Praticamente Angelos è lo sviluppatore principale, e insieme a Anastasia hanno creato l'interfaccia per questo software. And also together with many amateur astronomers, so this has been built to serve the needs of the amateur community. Sì, questo strumento è stato creato apposta per offrire uno strumento per servire la comunità di astrofili. Because we didn't want this to stand as an obstacle for amateurs. Many of them have a telescope, a camera, but then how to analyze? We don't have the tool, or we don't have the skills.
So we wanted to make it as accessible as possible. Sì, esatto, praticamente l'osservatore medio potrebbe dire non ho le capacità, non so come analizzare i dati, ho il telescopio o la camera ma non sono capace di. E allora loro hanno creato questo strumento apposta per aiutarlo a superare queste difficoltà. And also for us, opening science means also opening this kind of tools because, as we said, it's the difficult part in the process. Okay. Scienza aperta, opening science, significa appunto creare uno strumento che possa facilitare questo compito di riduzione degli atti. And what happens after? The person, the observer, has observed. He knew what to observe because we had the scheduler based on the needs of the observer, the place that they are, particular place, particular telescope. They analyze the data and then they submit it to the platform. Then the job is done from the observer, and we take our responsibility to have a look on the data and see if the data are correct, if they can be improved, if something maybe is missing, if something is inconsistent, and we will send it back to the observer to improve the data, the analysis, if something is wrong. So this is again personalized to each person, to each observer. Allora, dal punto di vista dell'osservatore il lavoro è finito quando ha preso i dati e li ha messi sulla piattaforma. A questo punto però inizia il loro lavoro e c'è una specie di feedback. Loro analizzano praticamente ogni dato inserito e controllano se qualche cosa può essere migliorato, se qualcosa deve essere modificato, se può essere in qualche modo completato. E questo feedback torna indietro a ciascun osservatore. You accepted my data. I think so. Within the project, we are not considered a citizen science project, because usually in citizen science projects, the participants are just giving their data, or they're taking a photograph or something, or they are having access to already data, and they are, you know, they have to categorize data or just have a look, criticize them. In the project, for us, it's very important that the participant has an opinion from the beginning to the end. But in different levels, because someone may be a beginner, we leave them the space to become better throughout the project. Someone is already very high, like the professionals, and they will contribute to a different level. This is very important for a program like this, rather than saying to a beginner, no, you will just do that, or we just want your data. They can improve within the project. And this is important because they will start from here and they will reach a level higher with their own personal work, but also with our feedback. So to make the experience more engaging and learning, we have different tools. We have user-friendly tools, as we said, and different simulators. We are sending newsletters with material, educational material. We're doing the meetings, as we said, where we discuss things. The person has their own account, so they have access to different personalized things. They have their own feedback on the light curves. Every time, every day, like we have tens of emails sending to people, improve that or the other, so we can improve their experience as well, but also the data. So after all, it's a community building, and that's why we don't want to exclude people or just be selective, because everyone can contribute to a different way. Oh, I forgot the beginning. I don't think you need to translate everything. Allora, the community, il progetto ovviamente ci tiene che ogni osservatore abbia, diciamo, si formi anche la propria opinione, abbia il massimo del coinvolgimento. Come abbiamo detto prima, è un progetto che mira a coinvolgere, ognuno al proprio livello, quindi il principiante deve in qualche maniera entrare, però anche rendersi conto di quello che sta facendo e soprattutto la speranza è che poi cresca ovviamente non fino al livello dei professional che comunque sono coinvolti. Quindi per fare questo, per cercare di condividere, per cercare di coinvolgere, ci sono numerosi strumenti, appunto abbiamo visto dal software, gli user friendly tools, però ci sono appunto questi meeting, questi incontri che sono abbastanza frequenti, poi ci sono le newsletter, ci sono gli account, c'è questo feedback come dicevamo prima, cioè
torna indietro l'informazione se il lavoro è stato fatto bene, se può essere migliorato, e comunque diciamo questa comunità che loro tentano appunto di costruire. Quindi è un gruppo che lavora tutti insieme, ognuno al proprio livello, vogliono essere inclusivi e non vogliono escludere nessuno. Okay, so apart from the online meetings, we had the opportunity after 3 years of COVID to meet in person in the UCL, although we are a very small group because still then there were some strikes, many strikes actually, so there were mostly UK people visited, but it's just an idea that we want to have this community building, and this was in an EPC, it's European Planetary Science Congress. I think we're missing you, Alexander was not there. But you left. October, yes. I attended the conference online. Yes. Okay. It was possible to attend online, and many people attended online. So this was just an example that although the conference was something else, we managed to have so many ExoClock members. No, scusami, parla te perché c'è questi sono esempi degli incontri che vengono svolti in presenza. Finalmente dopo 3 anni di Covid hanno potuto fare sia a settembre, dove io li ho incontrati, un incontro con i partecipanti di ExoClock a Granada al meeting all'Europlanet Science Congress, e poi un mese dopo, a ottobre, c'è stato proprio il meeting di ExoClock in presenza dopo 3 anni, e sono poi partecipanti perché era un giorno di sciopero a Londra, però io ero collegato online, non sono potuto andare a Londra, e vi assicuro che quando eravamo collegati non vedevo quanti erano in aula, ma noi collegati eravamo una 50, quindi era comunque un meeting di un centinaio di persone, e loro amano poter fare i meeting in presenza rispetto, ovviamente, anche se ogni mese propongono 2 meeting online, uno per tutti e uno solo per i principianti, quindi direi che dedicano un sacco di tempo a questo progetto, a cercare di introdurre più persone possibile alla scienza fatta con un telescopio, e in particolare alla scienza planetaria. Questo l'ho aggiunto io per ringraziarvi. So, apart from the observers and all the people, the amateurs or the professionals that we have, and the data that we're using from space, we have had a lot of people asking, I don't have a telescope and a camera, how can I participate? Okay, this was hard from the beginning because how we started was for people with telescopes to make the use of their resources that are already there. But we submitted some proposals to remote observatories so that we can enable some people that are of high interest for this, that they don't have equipment. And we had the first call this year. We had over 100 applications. We had to choose people. So they had to pass some small tests, not like exams, but we had to choose who these people will be. And I can admit that I'm impressed from the quality of the people that are part of this group. Ovviamente questo progetto vuole che possa partecipare anche chi non ha un telescopio, perché appunto vuole essere inclusivo e non vuole escludere nessuno. Quindi hanno studiato l'opportunità di avere dei telescopi a terra che possano essere utilizzati. Per poter partecipare ovviamente le persone devono essere altamente motivate, devono superare, non è un esame ma comunque un test in cui si veda che uno ha delle capacità per poter appunto accedere e utilizzare questi strumenti. Sono strumenti remoti, si possono usare remote observatories. So we will have, they are in Chile, in Hawaii, there are different SEO network. This is LCO and this is Telescope Live, so the two different networks. Okay. We are mentioning that because first of all, there may be someone here that is interested for the second call next year, but also that I must say that this is a very difficult effort because for the remote observatories you have to schedule the observing, but you may not get the observation because the night might be occupied from another reason or the weather may not be good, and then you have to think about when you can observe either the particular transit or schedule a totally different thing, so they have their own complexity. Okay.
praticamente l'osservazione da remoto comunque introduce una complessità ulteriore, perché appunto molto spesso si fa la prenotazione ma poi l'osservatorio magari non è disponibile. This year, these were in-kind contribution for our group. Okay. So we are handling, we are coordinating the whole project. That's why I said we had to choose. Practically, we wrote proposals yes. to get the time, and then we give the time to the observers. Okay, but how much do you pay? I don't know, it's a proposal. So we propose. Okay, they accepted your proposal, yes. and the telescope time is free for you. Yes. Yes. Yes, yes. That was the point. Thank you. I want to say that this is also a small simulation of academia for younger scientists, because this is the way it's being done for large telescopes as well. So in the remote observing group, I have half of them are students, university students. So they can get an idea of what is done. How to write a proposal. Nel gruppo fondamentalmente la metà quasi sono studenti universitari e quindi possono avere una diretta esperienza di cosa significa una proposta e una ricerca scientifica. Which telescope do you use in Chile? Or you just get the one in which you get time? We have time on the 40 inches telescope. With telescope light. This is, no, 24 inches is with the telescope light, 14 centimeters. 40, which one? For the LCO is 40 centimeters, I don't remember the inches. And the other one is 16, 16 and 24 inches, yes. Yes. 16 inches and 24. Yes. So, current status, we started 3 years ago, more than 3 years now. Well, now it's like 3 years and a half. 3 years and a half. The idea was even before, but officially, formally, we started 3 years and a half ago. And you can see some of the statistics. This is our map. I don't know if it is the updated map because we have people that are registered every day. So you can see that the majority are here in Europe. I guess because we are supporting the European mission, but you can see a lot of interest from other places as well, and the US as well. I think what is very nice is that we have, not the number, but it's of course very impressive, but we didn't expect that from the beginning. We have more than 750 participants. The majority are amateurs, as you see. The most important is that people are not committed to the project. So we have people that started and they had other obligations, they had to go, but we have also people that started from the beginning and now they are reviewers. So they have reached a really high level in the project. Allora, qui vedete una statistica praticamente appunto che si legge della partecipazione. La partecipazione maggiore, come vedete dai puntini rossi, è in Europa, probabilmente dovuto al fatto che la missione del satellite Ariel è europea. E una cosa molto interessante è che ci sono sulle osservazioni, quasi 3 osservazioni su 4 sono venute dagli astrofili, insomma. E l'altra cosa veramente importante è che in questo progetto hanno partecipato persone che non erano direttamente coinvolte, ma che hanno cominciato da zero, sono cresciute nel tempo fino ad arrivare a reviewers, quindi c'è un livello molto elevato all'interno della gerarchia di Ariel, partendo praticamente da zero. E questo è un bellissimo risultato. And I need to say that the Italian community is one of the largest, with more than 100 participants from Italy. La comunità italiana è una delle più grandi, con più di 100 osservatori. But we have to thank also Lorenzo Mugnai, who was supporting all these people, because it's important if you have a question and you have someone to understand the language. It's our national contact. Yes, voglio ringraziare ovviamente Lorenzo Mugnai, che avete visto prima fra le World Spice, perché è veramente una persona che qui in Italia si sta dando molto da fare per dare supporto alle persone che vogliono entrare in questo progetto. And so far we have had, every year we have to write a publication because this is important and actually it's necessary for the mission. We have to give a report. So we have so far 3 publications. Yes. 3 publications in 3 years.
Yes, Yes. it's very stressful. It's stressful because we have many people. Just and a lot of to explain. Yes, okay, you can. So this was the most recent publication. You can see the numbers here. It was a really large-scale study for 450 planets, and we included all this integrated data. So we are talking about thousands of data. It's a lot. And the most important, I think, is that we had that many co-authors, because we're talking about many data, but we are including our observers as co-authors, and we acknowledge them. This is very important. Most of these are amateurs. Yes. Sì, allora, diciamo una delle cose più importanti ovviamente di questo progetto, poi come tutti i lavori scientifici, è pubblicare. Loro hanno fatto 3 pubblicazioni in questi 3 anni e mezzo di vita del progetto. Potreste pensare che sono poche, ma in realtà è un lavoro molto, molto impegnativo. Come vedete, ovviamente le pubblicazioni hanno un numero di coautori molto elevato, perché tutte le persone che hanno partecipato vengono pubblicate vengono messe insieme agli autori di questo lavoro. E la cosa incredibile, la cosa che loro fa piacere, è che molti di questi sono degli astrofili e non dei professionisti. And we need to say that around 70 of these people have never observed planets before. 70 di questi autori non avevano mai osservato un transito prima. So most of the telescopes that are part of the network are small, like really small. Here the sizes are not equal, just that to make sense. So most of our telescopes are in the range of 5 to 8 inches, like really small telescopes, the ones that are used by amateurs that start to observe. And well, I would say that the most productive area is around here, just a little bit above 10 inches. But you see that the largest telescopes we have are around 1 meter, and these have contributed like 2 or 3 light curves in the whole project. They are not really so much. They don't contribute so much. Most of the observations are with telescopes up to 16 inches. Allora praticamente diciamo, come vedete ci sono anche telescopi abbastanza piccoli, dai 5 agli 8 pollici, che vuol dire dai 15 ai 20 centimetri, e sono quelli che contribuiscono maggiormente. Poi ci sono i grandi telescopi che però contribuiscono, diciamo, in misura piccola. La parte più produttiva è fra i 9 e i 15 pollici. Quella è la parte, diciamo, dove ci sono un discreto numero di osservazioni e che fanno veramente la base dei dati che loro hanno raccolto. We have to say that the majority of the targets can be achieved by small telescopes. However, we have a small number of planets that are more difficult, and that's why we need also the big telescopes. Sì, ovviamente. It's important because they also contribute for this reason. Yes. Allora, ovviamente diciamo, appunto, come si diceva prima, il contributo maggiore viene da questi telescopi che possono appunto osservare la grande maggioranza dei pianeti, però è necessario anche avere i grandi per poter caratterizzare più profondamente alcuni tipi di pianeti. Okay, the 3 years in operation summarized here. Just some numbers. I don't want to talk about that, but you can have a look. Like we had multiple interactions, and I think the most important is that we have had 160 amateurs that have become co-authors in our papers. So that's important because usually amateur astronomers don't get acknowledgement. So they are now more encouraged to become part of the mission. Questo è il riassunto, proprio i numeri dei 3 anni di progetto dell'ExoClock. Come vedete appunto dai numeri, le pubblicazioni, la stampa, le newsletter, ma la parte di cui sono più orgogliosi è il fatto che ben 160 astrofili sono diventati coautori, quindi persone che sono cresciute all'interno del progetto e sono diventate capaci di partecipare a una pubblicazione scientifica di alto livello. Okay, in this stage we have to thank Alessandro for the invitation. It's not so-called
like today in Granada last September, yes, we were in a t-shirt. In Granada, we had very little time with him, but we were so impressed from his passion and a lot of, I would say, charming personality. So for us, it was like a hug, a big hug. We are thanking him not only for his contributions, but also for his positive mood. And we want to say that, yes, we have to share that. I have a grounded. Yes, we have some very few observers that contribute a lot. And so Alessandro has contributed more than 70 observations to the project, and thank you so much for that. I uploaded all my old observations. I started to observe exoplanets in 27, so 15 years ago, 16 years ago, the first easy exoplanets. Then I followed with our students and some high school students. And when I discovered your project, I uploaded all my old transits. And they became useful. Thank you. Thank you. And positive mood is my new logo. Okay, thank you. Thank you. These are only real telescopes from different observers, but of course we cannot fit everything, but just to give you an idea of how beautiful it is that we would like to And make. before you leave, Yes, we want to live with our favorite planet, because through the study of exoplanets we appreciate even more our planet, and we always want to share that because we have a beautiful planet and we see so many strange examples. We're trying to understand other planets, to understand also our position in the universe, but after all, when it's the end of the day, after studying all these planets, you realize how beautiful our planet is and we should respect it. Studiando gli esopianeti si apprezza sempre di più la Terra. Alla fine, dopo tutta la giornata di studio, quando si vedono questi posti veramente strani ed esotici, alla fine questo ci fa amare ancora di più la Terra. Questo è molto bello. Grazie.